Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo. Per chi non mi conosce, io sono Manuel e questo è il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Questo è un video molto interessante che è già un po' di tempo che avevo in mente di fare e nel video di oggi andiamo a rispondere a una domanda e questa domanda è: come parliamo in Italia ai bambini, noi adulti? Voi sapete che, in una lingua ci sono i cosiddetti, registri linguistici, no, noi in Italia li chiamiamo registri linguistici, cioè non parlo allo stesso modo quando sono seduto al bar con i miei amici di come parlo, al professore all'università o come parlo sul lavoro, col capo o con un cliente. Quindi c'è il registro formale, c'è il registro informale e quando si insegna una lingua agli stranieri, si tende sempre a parlare di formale o informale, no, quando mi chiedete: "Questa parola è formale o è informale?" Oppure io vi dico: "Allora potete usare questo verbo, questa espressione, però attenzione che è informale", oppure "Attenzione che questo è solo formale". Formale e informale sono 2 macro categorie che, okay, hanno un significato, ma che non vanno a esaurire tutta la ricchezza di sfumature che ci sono, nei registri linguistici. Molto spesso, non si parla solo di formale o informale, ma si parla anche di un registro, un modo di parlare, un atteggiamento, un lessico, vedete quante cose, che sono adatti o non sono adatti a seconda della persona o delle persone che abbiamo davanti. In questo caso specifico, in questo video, vediamo come noi italiani parliamo ai nostri bambini. Quando parlo di bambini intendo bambini proprio piccoli, bambini di 2, 3, 4 anni, no, bambini che iniziano a capire l'italiano, che non lo parlano ancora bene e che sono proprio piccolini. Perché in effetti un bambino, quando ha, 6, 7 anni già, in realtà parla quasi come un adulto, ha un lessico ancora più limitato. Mi capita oddio, mi capitava in realtà, perché adesso i miei nipotini sono cresciuti, però quando erano più piccolini, che avevano appunto 6 o 7 anni, ricordo che magari eravamo lì fra adulti e parlavamo, e loro magari capivano tutto chiaramente, però magari ogni tanto ti interrompevano e ti dicevano: "Ah, zio Manuel, ma cosa vuol dire questa parola?" Se usavamo magari una parola un po' particolare, un po' complicata, e allora gliela spiegavi. Però sostanzialmente a quell'età i bambini già, parlano molto bene e gli si parla quasi come dei piccoli adulti. Però ai bambini, quelli più piccolini, di solito si parla in modo diverso, e ci sono sostanzialmente 3, secondo me, 3 elementi distintivi del linguaggio degli adulti verso i bambini. Uno è che usiamo tantissimi, ma davvero tantissimi diminutivi, quindi tutte le parole con il loro diminutivo. L'altra cosa è che c'è proprio un lessico specifico per tante parole, un lessico diverso, quindi, in parte parole normali con il diminutivo e in parte parole proprio specifiche che usiamo solo, quando ci rivolgiamo ai bambini. L'altra cosa importantissima è il tono, la tonalità con cui ci esprimiamo, quindi quel tono, volutamente dolce, volutamente, quasi cantilenato, diverso dal tono più freddo e più comunque, come dire, standard che utilizziamo quando parliamo con gli adulti. Ad esempio, se arrivava il mio nipotino a trovarmi e gli dicevo: "Ciao cucciolo, com'è andata oggi? Cosa hai fatto a scuola?" No, vedete questo tono, a parte cucciolo, vedete quindi già queste parole, no, il cucciolo è il piccolo di un animale, no, un cucciolo è simpatico, no, è teneroso, e quindi già le parole diverse, ma il tono, no, non è che gli dico: "Ciao cucciolo, com'è andata oggi? Cosa hai fatto a scuola?" No. "Ciao cucciolo, cosa hai fatto oggi? Com'è andata a scuola?" Vedete, il tono diventa dolce, diventa acuto, è proprio un modo specifico di rivolgersi ai bambini che adottiamo, quasi inconsapevolmente, ecco, di default quando parliamo a un bambino piccolo. Quindi tono, prima cosa. Seconda cosa però anche le parole, ed è la parte più importante del video, perché poi questo è un video di italiano, io voglio che impariate il lessico.
perché vi capiterà o di dover interagire anche con dei bambini, oppure di dover capire le parole quando le sentite, perché sono parole appunto magari che non sono proprio utilizzatissime, proprio perché son legate a un contesto specifico. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, andiamo a vederne alcune di queste parole che utilizziamo con i bambini. Ad esempio, è sera, è tardi, è ora di andare a dormire, è ora di andare a dormire, e allora al bambino dici: "Ehi cucciolo, è ora di andare a fare la nanna. Dai su, andiamo a fare la nanna." La nanna, andare a fare la nanna vuol dire andare a dormire, fare la nanna, nanna. E poi quando hai portato il bambino a nanna, a fare la nanna, magari gli dai anche la buonanotte, dare la buonanotte, cioè gli dici: "Buonanotte cucciolo, sogni d'oro", espressione tipica che dicono sempre i genitori ai bambini. "Buonanotte, sogni d'oro". E poi magari prendi le coperte, le copertine e gliele rimbocchi, rimboccare le coperte, questo verbo rimboccare che vuol dire tirare su le coperte fino in cima per farlo stare bene al calduccio. Vedete questi, diminutivi, calduccio, non al caldo ma al caldu "Dai ti rimbocco le coperte così stai al calduccio, al caldo". E poi però magari il bambino quando stai andando via ti dice: "Papà, papà, però raccontami la ninna nanna, dimmi la ninna nanna." La ninna nanna è la tipica, storiella o filastrocca che si racconta ai bambini per aiutarli ad addormentarsi, la ninna nanna. E però prima di andare a dormire, prima di andare a fare la nanna, tante volte magari si dice al bambino o alla bambina: "Adesso andiamo a fare la nanna, però prima vai a fare la pipì." Oppure fila a fare la pipì. Bello questo verbo fila, no, filare, vuol dire vai di corsa. È ora di fare la nanna, fila a fare la pipì. Ecco un altro termine sempre legato è la pupù. Questo la usano solo i bambini però, non sentirete mai un adulto dire: "Vado a fare la pupù." A meno che anche lì perché poi questi termini li usano anche gli adulti, ma proprio perché vogliono dare una sfumatura bambinesca, no, dipende dal contesto. Però la parola pupù è proprio specifica, dei bambini. "Sto insegnando al bambino a usare il vasino, dai che andiamo a fare la pupù." "Ti scappa la pupù? Dai andiamo a farla nel vasino." Il vasino è quella bacinella dove si insegna ai bambini a fare i propri bisogni corporali, no, bisogni corporali, cioè la pipì e la pupù sono detti in modo tecnico i bisogni corporali. Ehm, Sapete che i bambini da piccoli utilizzano il pannolino, poi gli si insegna a utilizzare gradualmente il WC, il water come gli adulti e lo si fa con il vasino. Quindi dice il bambino: "Dai, dai che andiamo a fare la pipì, dai che andiamo a fare la pupù", e gli insegni a utilizzare il vasino. Poi andiamo avanti, altre parole che utilizziamo con i bambini. Ad esempio arriva mezzogiorno, l'una, è ora di mangiare, è ora di pranzo e allora diciamo al bambino: "Dai, vieni che è ora della pappa, vieni che è pronta la pappa", che è il cibo. La pappa è tecnicamente pappa sarebbe il cibo molle, quello che proprio si fa ai bambini, no, il cibo omogeneizzato, tutti i cibi molli, frullati, però in realtà viene a indicare poi in senso esteso tutto il cibo, quindi è tutto pappa. Tutto il mangiare che si fa ai bambini viene chiamato pappa e non quello solo che è oggettivamente veramente pappa perché è molle, perché è liquido, no? E quindi dici al bambino: "Dai, vieni a mangiare la pappa. Dai, mangia tutta la pappa. Mangia la pappa, se no il papà si arrabbia, eh. Dai, dai, un cucchiaio, dai, mangia." Allora facciamo l'aeroplanino, no, tipico, prendi il cucchiaio di pappa e fai zzz, dai mangia zzz che arriva l'aeroplanino, ah. Dai, oppure un cucchiaio per la mamma, un cucchiaio per il papà e così piano piano riesci a fare mangiare la pappa al bambino, no, piano piano la pappa. E quindi il bambino mangia tutta la pappa, se è bravo, perché altrimenti gli dici: "No, non mangi la pappa e non fare i capricci, non fare i capricci, fare i capricci." Fare i capricci è quando il bambino si agita, piange, grida, non vuole mangiare la pappa. Si dice che fa i capricci. Non solo non vuole mangiare la pappa, fa i capricci, anche in altri contesti, ad esempio, non so, al parco non vuole ubbidire,
non vuole ascoltare i genitori, vuole fare quello che vuole, no, grida, piange, scalcia, si dice fare i capricci. E allora il genitore dice: "Attento guarda che conto fino a 3 con un tono finto minaccioso, no, e che poi i bambini non ci cascano perché i bambini di oggi sono più svegli degli adulti. Guarda che conto fino a 3 conto fino a 3". E il bambino in teoria dovrebbe smettere di fare i capricci, però di solito non funziona mai. E allora magari provi un'altra tattica. "Guarda dai, se fai il bravo ti do un premio, se fai il bravo". Fare il bravo. Spesso lo diciamo ai bambini: "Dai, fai il bravo". Fare il bravo, fare la brava, dai, fai il bravo, dai, fai la brava. Maschile e femminile. Vuol dire: dai, comportati bene, perché comunque insomma bisogna stare attenti, perché i bambini quando poi fanno i capricci, che si agitano, c'è anche il rischio che poi magari si facciano la bua, il rischio che magari agitandosi, gridando, possono magari farsi male. Magari se si è in giro, no, sei al parco, il bambino fa i capricci, inizia a scalciare, inizia a gridare, no, inizia a correre e gli dici: "Stai qui, stai attento, stai buono, vieni qui che se no ti fai la bua", ti fai la bua. Farsi la bua vuol dire farsi male. Il bambino inciampa, cade e arriva piangendo: "Oh, ho fatto la bua, mi sono fatto la bua", no, la bua è praticamente una ferita. Quando il bambino ad esempio cade, si sbuccia il ginocchio, sbucciarsi il ginocchio, cioè vuol dire quando cade che il ginocchio abrade contro terra, abrade, no, vuol dire si gratta, si graffia, si fa una piccola abrasione, una piccola escoriazione, no, escoriazione. Non diciamo al bambino: "Oh, hai un'escoriazione", diciamo al bambino: "Oh, ti sei fatto la bua, la bua". E poi loro anche qui ci sono tutti anche poi non solo parole, ma anche comportamenti, atteggiamenti, no, e allora ecco dici al bambino: "Visto? Se facevi il bravo, non facevi i capricci, non ti facevi la bua". E anche qui attenzione, i più attenti di voi avranno notato che non ho solo utilizzato un tono specifico e dei termini specifici, perché dico al bambino: "Vedi, se facevi il bravo, se non facevi i capricci, non ti facevi la bua". Ho usato l'imperfetto, non uso, no, la protasi, l'apodosi: "Se, tu avessi fatto il bravo, non ti saresti fatto la bua". No, se facevi il bravo non ti facevi la bua. Vedete, è un periodo ipotetico molto semplificato, quindi c'è anche questo aspetto della semplificazione sintattica. E poi come vi dicevo, no, anche tutte proprio questi diminutivi, vezzeggiativi, parole buffe, no, gli dici, no, il bambino è caduto, si è fatto la bua, è venuto a piangere, dai, per sdrammatizzare: "Dai patato, dai tato, vieni qui, tato, patato". No, patato cosa vuol dire patato? Non vuol dire niente, però avete presente in italiano la patata, quella che si mangia, no, che è una cosa, come dire goffa, no, perché è una cosa rotonda, informe. Infatti c'è il detto infatti c'è il detto in italiano: una persona quando è goffa diciamo è un sacco di patate. Quindi la parola patato è un po' un vezzeggiativo simpatico, no, che usiamo molto spesso con i bambini. Molto spesso viene abbreviato, anziché dire patato dicono tato: "Dai tato vieni qui". Come dire: "Dai imbranato vieni qui", no, ma in modo simpatico e tenero rivolto al tuo bambino. E poi gli dici magari, no: "Dai tato fammi vedere la manina, dov'è che ti sei fatto male? Fammi vedere la manina, ti sei fatto male alla manina? Fa vedere il piedino, ti sei fatto male al piedino?" Vedete, mano diventa manina, piede diventa il piedino, no, e quindi utilizziamo i diminutivi. Il nasino, soffiati il nasino, dai, soffiati il nasino. Poi c'è tutta una serie di parole che sono parole inventate, spesso parole onomatopeiche, perché vedete si parla sempre di semplificare per i bambini. Quindi ad esempio, immaginiamoci sempre di essere al parco col bambino, no, arriva una signora con un cane al guinzaglio, no, il guinzaglio è la corda, a cui si attacca un cane per, portarlo in giro a spasso e non farlo andare in giro dove vuole lui, no, il guinzaglio. Arriva una signora con un cane al guinzaglio, e il bambino dice: "Guarda mamma, guarda papà, un bau bau, c'è un bau bau", no, bau bau
è il termine che utilizzano i bambini o che si utilizza con i bambini per il cane. "Guarda cucciolo, guarda che c'è lì un Bau Bau". Bau Bau perché? Perché Bau Bau in italiano, bau è il termine onomatopeico per indicare l'abbaiare del cane, no, quando un cane abbaia si dice che fa bau. Oppure se anziché essere un cane è un gatto, anche qui di solito col bambino non si può dire miau miau, però non si usa tanto spesso quanto bau bau. Si direbbe di solito in questi casi un micio, micio. Sapete che in italiano, no, gatto è il termine neutrale per indicare appunto un gatto. E poi ci sono tutti questi termini micio, micetto, micino, micione, no, "Micino vieni qua, micio, 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 micino". Micio è, il vezzeggiativo più simpatico che può indicare un cucciolo, quindi un gatto piccolo, ma può indicare anche semplicemente un gatto di qualsiasi taglia, come taglia vuol dire dimensione, di qualsiasi taglia come vezzeggiativo, no, quindi con un bambino: "Guarda cucciolo, guarda che c'è lì un micio, guarda che bello quel micio, hai visto quel micio?" Quindi avete visto ragazzi sostanzialmente sono 3 cose: il lessico, il tono e l'uso di vezzeggiativi e diminutivi. Che poi il tono in realtà è quella cosa che serve proprio a far capire al bambino che è capito, a rassicurarlo, no, il tono è un tono dolce, ma perché vuole essere un tono rassicurante per il bambino. Come nell'esempio di prima, no, il bambino che al parco corre, fa i capricci, cade, si fa male, voi fate caso che il bambino ha quei 3 secondi che guarda la mamma, guarda il papà e cerca la sua reazione, perché se il genitore si agita, allora il bambino si agita anche lui perché pensa che è successo qualcosa di grave. Se invece vede che il genitore è sereno, quindi gli fa un sorriso, gli parla con un tono dolce: "Dai cucciolo vieni qui, dai, fammi vedere dove ti sei fatto la bua", cambia, anche il bambino si rassicura, no, perché il bambino ha molto questa cosa, il bambino piccolo che come prima cosa guarda il genitore per cercare la sua reazione, per capire quasi per capire qual è la reazione che deve fare lui, nel senso, il bambino ha il genitore come punto di riferimento e quindi lo usa come metro per capire la situazione, che per lui è nuova, per un bambino è tutto nuovo, è tutta un'esplorazione, no, quindi gli succede qualcosa, non sa bene come deve reagire, guarda il genitore per capire: cosa succede qui? È grave o non è grave?" Se il genitore si sta agitando, allora anche il bambino si agita. Se il genitore lo vedo che, è lì sereno, mi fa un bel sorriso, no allora niente di grave, Quindi è molto importante anche come si reagisce, deva adesso non sono uno psicologo ovviamente, non sono una un educatore, questa è esperienza così, esperienza dell'uomo comune, dell'uomo della strada, come diciamo in Italia. Se qualcuno di voi è un educatore, uno psicologo infantile, eccetera, magari dite la vostra idea nei commenti, se questa cosa è effettivamente è così. E poi un'altra cosa, ultima cosa veramente interessante, che, questo linguaggio che utilizziamo con i bambini, spesso diventa poi un linguaggio, un registro linguistico universale del mondo degli affetti più intimi che abbiamo. Perché, non lo so, vi faccio un esempio pratico per farvi capire. Ad esempio è sera, sei sul divano con la tua ragazza, state guardando Netflix, a un certo punto è tardi, dici: "Dai, che facciamo? Andiamo a fare la nanna? Andiamo a fare la nanna?" Ovviamente fare la nanna è un termine, che si utilizza con i bambini, ma in un contesto così intimo, si utilizzano tutti questi termini proprio per rimarcare, no, una così un'intimità, una familiarità, una tenerezza che è tipica universalmente del mondo degli affetti. Quindi vi capiterà spesso di sentire parole che sono parole, che si utilizzano con i bambini, utilizzate volutamente anche in altri contesti, proprio per dare o per cercare quella sfumatura lì, Quindi vedete la lingua com'è ricca, la lingua ha dei registri, registri che vengono utilizzati in modo proprio quando c'è il contesto che richiede quel registro, ma che vengono poi utilizzati anche in altri contesti che non richiederebbero quel linguaggio, ma viene fatto volutamente proprio per trasferire determinate sfumature. E questo è fantastico, la lingua è incredibile perché la lingua, ripeto, non è un insieme di regole che si imparano con la grammatica. La lingua è un insieme di ingredienti. Voi siete come uno chef. Quando usate la lingua, siete uno chef in cucina che ha
migliaia di ingredienti e li mettete insieme come un artista, a vostro piacimento, per creare qualcosa sempre di unico, sempre con un tocco che è vostro. Quindi non c'è la regola: devo mettere 100 grammi di farina, devo mettere 10 grammi di olio, devo mettere un cucchiaio di zucchero. No, ci sarà la regola per fare una cosa, regola d'arte, come si dice, per fare quella torta lì fatta esattamente in quel modo lì, ci sarà anche la ricetta con gli ingredienti specifici. Ma se voi volete fare una torta vostra un po' diversa, un po' particolare, da chef, potete anche decidere di cambiare un po' gli ingredienti e magari di metterci quella cosa che in teoria non ci andava o che ci andava magari in dosi diverse, ovviamente se sapete quello che state facendo, perché la lingua allora attenzione, la lingua è un'arte, eccetera, siete uno chef, quindi se voi siete uno chef che sapete cosa state facendo con gli ingredienti, fate magari una torta spettacolare, particolare che il vostro pubblico apprezzerà. Se però non siete uno chef e non siete mai stati in cucina, e non avete la più pallida idea di quello che state facendo, ecco magari un po' prima, imparate un po' le ricette base come sono, mi raccomando, e dopo quando un po' sapete, avete idea di cosa state facendo, allora cimentatevi, per il vostro bene e soprattutto per il bene di tutti quei poveretti che poi dovranno assaggiare le vostre pietanze. Quindi uguale, stessa cosa per la lingua, ecco, quindi non dico di usare le cose a caso, ma quando voi padroneggerete bene grammatica, sfumatura e tutto quanto, quello che sto cercando di dirvi è che sarà bellissimo poter prendere le sfumature, trasferirle, fare i vari registri e creare delle cose originali, particolari, no, questo è il bello della lingua. Quindi continuate a impararla, questa lingua, io sono qui per voi e continueremo a studiarla insieme, a impararla insieme. Quindi ragazzi, come sempre non mi resta che dirvi alla prossima. Ciao.